Questo è come si deve presentare il corpo farfallato predisposto per l'installazione del sistema Grip One. Il sistema Grip One è un sistema ride by wire, quindi tramite il sensore che posizioniamo sulla pedaliera del gas possiamo gestire le farfalle del corpo farfallato. In questo esempio è stato preso un corpo farfallato di un Suzuki GS-XR che ha una doppia farfalla. In questo caso la farfalla superiore rimane gestita dal motorino originale, anche perché serve sostanzialmente per gestire il freno motore e il flussaggio d'aria, mentre le farfalle inferiori, qui vediamo l'alberino che fuoriesce, gestiscono principalmente la coppia del motore erogata. Quindi in questo caso noi tiriamo via tutte le componenti relative al fissaggio dei fili del gas. In questo caso tutto il fissaggio è posizionato nella parte esterna del corpo farfallato. Okay. Qui abbiamo il corpo farfallato che deve essere smontato dal motore, e questo è come si deve presentare per poter poi installare il sistema ride by wire Grip One. Il primo passo da dover fare per installare il gruppo servomotore è quello di posizionarlo. Questo è il gruppo del servomotore come viene fornito nel kit, già preassemblato. Questo preassemblaggio non deve essere modificato proprio perché ci sono delle tarature che potrebbero compromettere il corretto funzionamento. Per montarlo inizialmente va calzato l'innesto cilindrico che ha lo svaso per inserirsi sull'alberino delle farfalle, quindi semplicemente va calzato facendo attenzione a filarlo correttamente. Ecco. Si manda la staffa di fissaggio imbattuta nel corpo farfallato. Queste punti di ancoraggio 1 e 2 sono i punti di ancoraggio originali del corpo farfallato, dove precedentemente era fissata la piastra in lamiera per la connessione dei cavi del gas. Okay. Una volta fissato il gruppo servomotore, dovremo andare a avvitare le viti di fissaggio. In questo caso ne abbiamo due. Li avvitiamo semplicemente a mano. Senza stringerle. Una volta appoggiate, muoviamo leggermente il corpo farfallato e il gruppo servomotore, così da far calzare bene il centraggio dell'alberino sull'innesto. A questo punto, dall'altro lato, abbiamo una brugola di 3 che va stretta così da far aderire bene l'alberino all'innesto cilindrico. Una verifica che dobbiamo fare in questo momento è dalla parte inferiore del corpo farfallato ruotare, aprire le farfalle con le dita in questo modo e verificare che
le farfalle ruotino senza attriti, tranne l'attrito del servomotore e della molla centrale di ritorno. Ora procediamo con l'azzeramento del servomotore. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è con un dito forzare leggermente le farfalle nella posizione di chiusura. Quindi, vedendo che in questo lato le apriamo, semplicemente con un dito andiamo a fare una leggera pressione sul lato opposto, così da tenerle in battuta. Tenendo le farfalle in battuta, quello che dobbiamo fare è avvitare questa vite di minimo fino a che non appoggia sulla battuta. Quindi prenderemo la brugola e andiamo a spostare la vite fino a portarla in battuta. Una cosa importante da notare è che la vite deve essere posizionata a sfioramento, ok? Mentre porto la vite in battuta sto sempre premendo con il dito sulle farfalle, ok? Quando io porto la vite a contatto con la battuta, gli do un altro ottavo di giro, ok? Giusto per essere sicuro che la battuta sia corretta. A questo punto devo fare la stessa operazione, però con le farfalle tutte aperte. Quindi io le mando in battuta a 90 gradi e, ruotando il corpo farfallato, dovrò fare la stessa operazione sull'altra vite, mandarla in battuta sulla seconda battuta dell'innesto cilindrico. Anche qui la vite deve essere mandata a sfioramento, quindi non deve essere eccessivamente avvitata, proprio perché altrimenti andremo a limitare l'apertura totale delle farfalle. In questo modo vediamo che farfalle chiuse, io ho la vite in battuta, a farfalle aperte ho l'altra vite in battuta. La corsa delle farfalle è vincolata tra le due battute date da queste due viti. La procedura di azzeramento ora deve essere ultimata con il software di gestione della centralina e il cavetto USB. In questo caso quindi procediamo smontando il gruppo servomotore dal corpo farfallato. Precedentemente avevamo avvitato la vite di brugola M3 sull'innesto cilindrico proprio per renderla solidale all'alberino delle farfalle. Lo andiamo a allentare, basterà mezzo giro, e andiamo a svitare le viti di fissaggio. Ecco fatto. Abbiamo scollegato il gruppo servo dal corpo farfallato e lo abbiamo collegato sia al cablaggio principale sia abbiamo collegato il cavo USB alla centralina. Tramite il software di programmazione
possiamo adesso configurare esattamente le posizioni di 0 e di 100% di farfalla, così che il sistema riconoscerà gli estremi, i due punti estremi, tra i quali far lavorare le farfalle del corpo farfallato. Allora vediamo che la centralina è online. In questo caso abbiamo il nostro corpo farfallato in mano. Semplicemente andremo a premere servo free, lo schiacciamo, il sistema chiede di assicurarsi che il motore sia spento, il servomotore in automatico si è posizionato nella sua posizione intermedia e ha lasciato il servomotore in folle. A questo punto vado a premere set servo to 0%. Mi chiederà sempre la conferma del spegnimento del motore. Ok, in questo caso vediamo che lentamente il servomotore va a ricercare la sua posizione di 0. Adesso cerchiamo la posizione 100%, quindi andrò a premere set servo to 100%. Mi chiederà sempre la conferma, gliela do. Piano piano il servo avanzerà fino a trovare la vite di fine corsa del 100%. A questo punto il servo è stato configurato. Un ulteriore controllo lo possiamo fare semplicemente andando ad attivare la combinazione di tasti CTRL E. Si attiva una diagnostica, un monitor. In questo caso qui vediamo servo 0% uguale a 4043, servo 100% 2247. Qui per controllare la correttezza dei valori dobbiamo avere per entrambi dei valori che si aggirano attorno ai 4000 e ai 2000. In questo caso è corretto. Potrebbero essere anche invertiti, cioè avere servo 0 attorno a 2000 e servo 100 attorno ai 4000. Dopo aver fatto l'azzeramento del gruppo servomotore, finalmente possiamo montarlo in via definitiva sul corpo farfallato. Quindi prendiamo il corpo farfallato, assicuriamoci di allentare la vite M3 sull'innesto cilindrico, calziamo il servomotore sul corpo farfallato cercando di infilare l'alberino delle farfalle sull'innesto cilindrico. Vado poi a fissare la staffa che tiene il gruppo servomotore al corpo farfallato con le due viti di fissaggio. Le appoggio appena. Muovo leggermente e le fisso. Nel montaggio definitivo è consigliabile utilizzare per queste due viti del frenafiletti. Noi consigliamo la Loctite 243 che blocca le viti ma ne permette comunque la rimozione in modo facile. Una volta fissato il servomotore,
lo giriamo e andiamo a fissare la brugola di M3 in modo tale che l'alberino venga stretto. Basterà mezzo giro, 3/4 di giro. Adesso dobbiamo verificare che le farfalle siano libere di girare, di ruotare. Il 90%, 0%. Una volta montato il gruppo servomotore al corpo farfallato, possiamo collegarlo al cablaggio, possiamo alimentare con la tensione 12 volt e collegare il cavo USB per l'ultima verifica. In questo caso ruotiamo il corpo farfallato così riusciamo a vederne il comportamento. Nell'altra mano tengo il TPS, ok, verifico che il funzionamento e il movimento delle farfalle sia coerente con la posizione del mio sensore pedale. Faccio alcune prove a diverse velocità, sia veloci che lente, per vedere che il sistema funzioni correttamente, che non vibri o che non sforzi. Una cosa importante da verificare è posizione TPS 0%, quindi pedale dell'acceleratore rilasciato. Le farfalle devono essere completamente chiuse e sentiamo il ronzio del motore, è pressoché nullo, giusto accennato, ok? Se il ronzio fosse troppo forte vuol dire che devo correggere la posizione di 0 manualmente tramite il pulsante più 0% presente nel software di programmazione. Insomma.